Salve a tutti e bentornati su Italy Rocks, il mio canale YouTube che vi offre una serie di aiuti linguistici che vi saranno utilissimi nello studio della lingua italiana ad ogni livello. Se siete arrivati su questo canale solo oggi, vi do il mio benvenuto. Sono Giulio Amadei Coles, il vostro Italian Language Coach. Siete pronti per un altro scontro di titani? Anche questa volta lo scontro semantico-culturale tra le due parole riguarda la cucina in generale e quella italiana in particolare. Anche se le due parole di oggi a prima vista sembrano essere sinonimi, come vedremo hanno importanti differenze di significato e uso nella cultura e tradizione italiane. Vedremo che esiste un nesso, un legame, una connessione tra le due parole di oggi. Andiamo a conoscere la seconda coppia di contendenti. Volete? Ecco a voi i due avversari. Cucinare e cuocere. Cominciamo subito col dire che entrambe le parole si riferiscono al cibo e quindi all'affascinante, complessa e prelibate arte della cucina. Cucinare è associato alla preparazione e cottura del cibo crudo. Quindi, se volete ricordare questo legame, ho questo suggerimento per voi. Quando sentite oppure volete usare il verbo cucinare, pensate alla ricetta, in altre parole gli ingredienti, come lavorarli, cioè la loro preparazione e come passo finale il metodo di cottura. Espressioni tipiche possono essere cucinare alla bolognese, cucinare alla milanese e così via. Per esempio, un tipico modo di cucinare il riso è la tipica ricetta milanese del risotto alla milanese, perfettamente mantecato con burro e parmigiano reggiano. Una caratteristica di questo risotto è il suo intenso colore giallo oro, dovuta all'aggiunta dello zafferano come tocco finale, poco prima di servirlo. Tra parentesi, se non l'avete mai assaggiato, fatelo al più presto, è una leccornia. A questo punto voi vi potreste chiedere, ma allora cuocere che significa? Il verbo cuocere è il procedimento di trasformare il cibo crudo in cibo cotto, invogliante e digeribile. Quindi, se volete ricordare questo legame, il mio suggerimento per voi è questo. Quando sentite oppure volete usare il verbo cuocere, pensate alla cottura, cioè all'ultima fase della ricetta. Ed è proprio questo il nesso logico tra le due parole. Cucinare si riferisce alla ricetta completa. Cuocere si riferisce solo alla fase nella ricetta dove viene descritto come cuocere il cibo preparato. Di solito, ma non sempre, il cuocere richiede qualche forma di calore, per esempio cuocere a fuoco lento, cuocere lentamente, cuocere a fuoco vivo, cuocere al forno, cuocere nella salamandra. La salamandra è un'attrezzatura professionale che viene usata nei ristoranti per gratinare oppure anche per tostare la superficie delle vivande prima di mandarle in sala. Altri metodi di cottura sono cuocere sulla piastra, cuocere in padella. Si potrebbe andare avanti per ore, ma queste sono più che altro delle tecniche di cottura e questo non è un canale necessariamente dedicato alla cucina. Se però vi piacerebbe che io parlassi più dettagliatamente di cucina e ricette italiane, fatemelo sapere nella sezione commenti qui sotto. Ora che vi ho detto la principale differenza tra i due verbi,
Ho un esercizio facile facile per voi. Qual è il significato della frase Giuseppe non cucina, ma cuoce il suo cibo? Scrivete la vostra risposta qui sotto, nei commenti. Non vedo l'ora di leggerla. Si possono usare questi due verbi legati alla cucina in altri contesti? Certo che si può. Vediamo ora qualche loro uso fuori dalla cucina. Cominciamo con cucinare e col modo di dire cucinare un articolo. Il significato è quello di modificare l'articolo prima che sia pubblicato. La modifica può essere sia positiva che negativa. È positiva quando, per esempio, si aggiungono dati e informazioni per corroborare, confermare la notizia di cui si scrive. È negativa quando si manipolano le notizie in modo da fare emergere la versione più vicina alle proprie idee, piuttosto che l'autenticità basata sui fatti. Per esempio, il caporedattore potrebbe dire a un suo giornalista: «Questi sono i fatti, cucinali ora tu, come sai». È quindi responsabilità del giornalista di fare tutto ciò che la sua deontologia professionale gli suggerisce. Un altro modo di dire è il seguente: cucinare qualcuno. Chiaramente questa frase è riferita ad un individuo. In questo caso significa trattare in un certo modo. Vediamo un esempio. Te li cucino io questi due. Il significato è quello di mettere sotto pressione per ottenere qualche informazione o qualcosa di interesse. Molto usato è pure il seguente modo di dire: cucinare per le feste, che può avere due variazioni: conciare per le feste e sistemare per le feste. Le tre espressioni sono del tutto equivalenti e usate con simile frequenza. Il sostantivo festa, nel modo di dire, non ha assolutamente nulla a che fare né col Natale né con le feste comandate, ma il significato è quello di trattare male qualcuno che ci ha offesi, provocati. Per esempio, se vedo Nico, lo concio per le feste. Per quanto riguarda il verbo cuocere, moltissimi sono gli usi e modi di dire al di fuori della cucina. Ho deciso però che è più utile per voi cominciare a pensare in termini di participi presenti e passati. Molto spesso, infatti, queste vere e proprie forme verbali si usano come se fossero o aggettivi o sostantivi. Vediamo alcuni esempi. Il participio presente di cuocere è cocente, che può essere usato come aggettivo. Un esempio è il seguente: oggi il sole è cocente. Altri usi di questo participio presente come aggettivo sono figurati, metaforici e toccano la sfera delle sensazioni personali. Per esempio, cocente potrebbe essere usato per descrivere una sensazione dolorosa, sia a livello fisico che a livello emozionale. Vediamo una frase come esempio. Anna ha un dolore cocente. Questa frase può volere dire che, per esempio, la ferita di Anna è dolorosissima. Potrebbe però anche significare che Anna ha perso un congiunto, il che la addolora profondamente. Come ogni buon aggettivo, l'avverbio derivato da cocente è cocentemente, che significa con sentimento intenso. Mara è cocentemente innamorata. E vi ricordate come costruire avverbi derivati da aggettivi? Se non l'avete già fatto, guardate il mio video sugli avverbi derivati, dove spiego per filo e per segno quali ritocchi cosmetici si usano per formare avverbi dai rispettivi aggettivi. Il participio passato di cuocere è cotto,
che può funzionare tanto da aggettivo che da sostantivo. Vediamo due esempi relativi ai due diversi ruoli grammaticali. Cotto come aggettivo si trova nel seguente modo di dire: non essere né crudo né cotto. Questa frase può essere riferita sia a una persona che a una cosa. Riferito a persona indica un individuo non sicuro di sé, indeciso, dubbioso. Se riferito a cosa significa che l'oggetto di cui si sta parlando non è definibile in termini precisi. Cotto, come sostantivo, descrive quello che universalmente è nota come terracotta, per esempio un pavimento di cotto. Vi ricordo che il participio passato cotto con funzione di sostantivo è facilmente distinguibile sia da forma verbale che dall'aggettivo, perché il sostantivo ha davanti a sé o un articolo oppure una preposizione, come nell'esempio che abbiamo visto, un pavimento di cotto. Bene, è tutto per questo video. Se il video vi è piaciuto, allora pollicione su e cliccate subscribe e la campanella per le notifiche di nuovi video. E ricordatevi sempre, it's my job to make your Italian sound terrific. Ciao, a presto!